avessi €1 per ogni volta che un cliente mi ha chiesto di recuperare dei file, a questo punto sarei ricco, potrei smettere di lavorare e farei soltanto questi video per te. Bugia, in realtà mi piace molto il mio lavoro, quindi credo che continuerei a lavorare anche se fossi ricco. Vabbè, ma questa cosa era semplicemente per dire che spessissimo gli utenti hanno questa magica tendenza a perdersi i file e mi chiedono come fare a recuperarli. Bene, questo è un processo che vedremo molto dettagliatamente e soprattutto capiremo come recuperare nel 90% dei casi tutti quanti i file con un programma davvero semplice da usare e molto veloce nel suo utilizzo. Cosa vuoi di più? Ti senti pronto? Iniziamo! A momenti butto giù la webcam. Cerchiamo di portare a casa questo video possibilmente senza distruggere il PC. E facciamo una premessa importantissima, perché dobbiamo capire che cosa succede su un PC nel momento in cui andiamo a cancellare un file. Quando infatti andiamo ad eseguire un'operazione di cancellazione su uno o più file, questi non vengono realmente cancellati, ma il loro nome viene semplicemente rimosso dalla tabella di allocazione dei file e tutto quanto lo spazio occupato originariamente da quei file viene marcato come libero, anche se in realtà il file si trova ancora su di esso. Come analogia possiamo prendere un libro in cui vogliamo andare a cancellare un capitolo. Il nostro PC, anziché cancellare tutte quante le parole, tutte quante le pagine di quel capitolo, andrà semplicemente a rimuovere il nome di quel capitolo dall'indice, in modo tale da non renderlo più trovabile. Questo significa però che nel momento in cui lo spazio occupato da un file sarà marcato come libero, il primo programma che avrà bisogno di quello spazio andrà a sovrascriverlo e in questo caso il recupero del nostro file diventerà molto ma molto più difficile. Per cui la prima cosa da fare nel momento in cui ti accorgi di aver cancellato dei file che ti servivano sarà quella di smettere di usare quel disco, a costo di spegnere il computer nei casi più gravi, come vedremo. Ma generalmente se hai utilizzato un'unità esterna come un flash drive, un disco USB o una Secure Digital o un disco secondario, semplicemente staccalo e smetti temporaneamente di utilizzarlo. Una prima cosa da sapere, apparentemente banale e scontata per la maggior parte di voi, ma che dico per non lasciare indietro nessuno, è che nel momento in cui andiamo a cancellare un file nel nostro computer, questo va a finire, come ben sappiamo, nel cestino. Per recuperare un file dal cestino l'operazione è semplicissima. Basta cliccare con il pulsante destro e scegliere ripristina oppure semplicemente trascinare il file al suo posto e tornerà bello e splendente esattamente come era prima. Ma che cosa succede invece nel momento in cui cancelliamo un file e questo non va a finire nel cestino? Come potremo recuperarlo? Vediamolo insieme. Come prima cosa però avremo bisogno di procurarci un programma che ci servirà a fare questa magia. E per farlo, come sempre, andremo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare, come al solito, Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e il primo risultato che vedremo nell'elenco sarà quello che si riferisce al dominio gentiluomodigitale.it. Facciamo clic su quello e nella pagina che si aprirà andremo in alto sulla voce Downloads. Scendiamo un po' più in basso fino ad individuare questo risultato, quello che si chiama Recuva. Facciamo clic sul pulsante azzurro e il file verrà scaricato sul nostro PC. Facciamo clic su Apri file oppure doppio clic sul file per andare ad aprirlo e chiudiamo pure la finestra del browser retrostante. Facciamo quindi nuovamente doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa per aprire l'installazione di questo programma, che ci chiederà di accettare che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando come sempre sul pulsante Sì. Clicchiamo sul grosso pulsante Install al centro, quello bordato di giallo, e vedremo che partirà l'installazione del nostro software.
possiamo togliere il segno di spunta da View Release Notes e cliccare sul pulsante Run Recuva, tenendo presente che l'icona di questo programma, appunto si chiama Recuva, comparirà automaticamente sul nostro desktop. Facciamo clic su Run Recuva e chiudiamo la cartella compressa che anch'essa non ci serve più. Prima di utilizzare questo programma e andare a vedere come funziona, tuttavia ci toccherà fare qualche danno e quindi andare a perdere volontariamente un pochino di file. Per cui io adesso chiudo sia la finestra principale del programma sia quella che si apre successivamente e mi porto invece sul nostro pendrive, quello che ho appositamente messo in questo PC, che contiene, come possiamo vedere, andiamo un po' ad ingrandirle, la bellezza di 32 file che in questo caso sono immagini di vario genere che andrò a selezionare tutte quante e a cancellare tenendo premuto il tasto Shift, in modo tale che queste immagini non vadano a finire sul cestino. Infatti il messaggio che viene generato da Windows ci dice: vuoi eliminare questi 32 elementi definitivamente? Cliccherò quindi su sì per eliminarli definitivamente, in modo che nessuno di loro vada a finire nel cestino e quindi nessuno di loro sia teoricamente recuperabile. Chiudiamo momentaneamente la nostra cartella, ma non prima di aver preso mentalmente nota che questa è l'unità E sul mio computer. Quindi chiudiamo la cartella e andiamo a fare una seconda operazione importantissima. E sì, perché devi sapere che non è mai indicato recuperare i file sulla stessa unità e quindi andremo sull'unità C del mio PC e precisamente sul desktop a creare una nuova cartella che ci servirà per il recupero di questi file. E infatti la chiamerò proprio recupero file. Ora che abbiamo preparato tutto quanto e che abbiamo i nostri file persi sull'unità E e su un'altra unità, quindi su C, ho creato la cartella recupero file, torniamo esattamente da dove ci siamo interrotti e andiamo nuovamente ad aprire il programma Recuva. Naturalmente, se sul mio computer non ci fosse già stato il programma e avessi avuto bisogno di scaricarlo o di fare altre operazioni nel frattempo, avrei staccato il pendrive su cui sono stati cancellati i file per evitare di lavorarci, che poi è lo stesso motivo per cui abbiamo creato su un'altra unità la cartella dove saranno recuperati i file, perché altrimenti avremmo rischiato con i file recuperati di sovrascrivere quelli ancora da recuperare sull'unità stessa. Clicchiamo quindi sul pulsante Next per andare avanti e in questa finestra ci verrà chiesto di specificare che tipo di file vorremmo recuperare. Sappiamo bene che le mie erano tutte quante delle immagini, 32 file di immagini come abbiamo visto, e quindi sarebbe molto semplice andare a scegliere la voce Pictures, ma fingiamo di non sapere neppure di che file si trattasse e lasciamo quindi spuntata la voce tutti i file, che andrà bene in ogni caso. Se tu invece sei assolutamente certo che si tratti di immagini, musica, documenti, video, file compressi o email, in questo caso spunta la casella corrispondente. Io lascio come detto tutti i file e premo ancora il pulsante Next. Ci viene chiesto a questo punto dove si trovavano i file e noi ci ricordiamo benissimo che si trovavano sull'unità E e questa è una informazione importantissima da fornire al nostro programma, anche perché risparmiamo una quantità di tempo incredibile andandogli a dire dove si trovavano i file. Se tuttavia non sai dove si trovavano i tuoi file, puoi lasciare spuntata la voce I'm not sure, non sono sicuro, in modo tale che la ricerca venga effettuata letteralmente su tutto il computer. Io in questo caso mi porto sulla voce in una specifica locazione e clicco sul pulsante Browse per andare a scegliere questa locazione, che sappiamo essere, ripeto, l'unità E. Quindi clicchiamo su OK e clicchiamo sul pulsante Next. Abbiamo a questo punto l'opportunità di abilitare il cosiddetto Deep Scan, cioè la scansione profonda.
Il mio consiglio è di non abilitarla nel corso della prima ricerca perché molto probabilmente i file verranno già individuati, soprattutto se sono stati cancellati da poco tempo e l'unità è stata disconnessa. Se col primo tentativo tuttavia non dovessi avere successo, sarà sicuramente opportuno andare ad abilitare in un secondo tentativo la scansione approfondita in modo da avere maggiori probabilità di recupero. Clicco quindi sul pulsante Start e vediamo che istantaneamente vengono individuati la bellezza di 35 file, ricordo che erano 32 quelli che ho cancellato io, e infatti se andiamo ad allargare ci accorgiamo che alcuni dei file hanno una estensione diversa, si tratta infatti di file di download. Quello che invece sarà importante notare è questo pallino che si trova sul lato sinistro di ogni file. Ebbene, questo pallino indica le probabilità di recupero del file stesso. Un pallino di colore rosso indica un file piuttosto danneggiato il cui recupero non è affatto certo. Un pallino giallo indica delle discrete possibilità di recupero del file, mentre per quella che è la mia esperienza i file marcati con un pallino verde sono recuperabili nel 100% dei casi. Possiamo quindi andare a selezionare uno per uno tutti i file che vogliamo andare a recuperare cliccando sulla relativa casella, oppure potremo fare anche più rapidamente cliccando sulla casella la prima in alto a sinistra che selezionerà tutti quanti i file recuperabili. Clicchiamo quindi sul pulsante Recover, quello in basso a destra, e una volta cliccato ci verrà chiesto dove andare a recuperare i nostri file. Attenzione, quello che vogliamo fare noi in questo caso è portarci sul desktop dove c'è la nostra cartella recupero file e andare ad indicare proprio quella lì. Selezioniamola quindi e clicchiamo sul pulsante OK per avviare il recupero. Il recupero è terminato e come vedi si apre una finestra che ci indica che sono stati recuperati 35 file, di cui 32 completamente e che 3 di questi sono stati invece parzialmente recuperati. Veniamo anche invitati ad acquistare la versione completa del programma, ma per il momento per quelle che sono le nostre esigenze non ci serve, quindi clicchiamo semplicemente sul pulsante OK ed andiamo a chiudere il programma. Se a questo punto andiamo ad aprire la cartella dove ci sono i file recuperati, potremo constatare con i nostri occhi il risultato. La prima cosa che vediamo è che nella cartella si trovano adesso 35 elementi esattamente come ci era stato promesso dal programma. Che sono stati recuperati anche dei file che non ci interessavano, come questo CR download che possiamo andare a cancellare, così come possiamo fare anche con quest'altro e lo ricancelliamo. Anche questo file direi che non ci interessa e possiamo cancellarlo, mentre le nostre 32 immagini rimanenti sono tutte quante perfettamente visibili e fruibili, come puoi vedere. Volendo ricapitolare brevemente, se per caso ti accorgi di aver cancellato dei file che ti servivano sul tuo PC, la prima cosa da fare sarà quella di staccare l'unità su cui questi file si trovavano, scaricare Recuva e dopo averla riattaccata e creato un'altra cartella di recupero su un'unità diversa, mi raccomando, provare a fare questo recupero. Se il primo recupero non ha successo, attiva la scansione profonda e ripeti l'operazione. Se invece, infine, i file si trovavano sul disco principale del tuo computer, il mio consiglio è quello di staccare il disco e procedere al recupero per mezzo di Recuva da un PC differente. Quest'oggi ho parlato davvero tanto e quindi per farmi perdonare sarò estremamente sintetico nella conclusione. Ma prima di lasciarci ci tengo tantissimo a dire grazie dal profondo del cuore ad Ivan Manicone e Luciano Noè per i loro super grazie. Vi ringrazio infinitamente per il vostro contributo apprezzatissimo alla community. E come sempre l'ultimo ringraziamento di rito e con un occhio di riguardo per la webcam è riservato proprio a te che mi hai tenuto compagnia guardando questo video fino a questo punto. Quindi non mi resta che salutarti come sempre e darti appuntamento naturalmente alla prossima.